Ciao a tutti da Giovanni Celeste e benvenuti nel mio canale YouTube Appunti di un Whipmaker italiano. Dunque, la ragione di questa accoppiata con cappello, giubbotto e frusta è presto detta. Oggi vi racconterò del signore delle fruste, Mr. David W. Morgan, nato a Vancouver, Canada, il 21 maggio del 1925. L'uomo che con il suo lavoro ha contribuito a creare un'icona pop, che nel corso degli anni è diventata sinonimo di archeologia ed avventura, ovvero la frusta di Indiana Jones. Parleremo della sua storia, dei suoi primi passi da whipmaker fino ad arrivare ad Hollywood e di come abbia influenzato la scuola del moderno whipmaking. Davanti a voi ce n'è proprio uno. A distanza di 5 anni dalla sua scomparsa, avvenuta l'8 luglio del 2015, David Morgan ha lasciato un'enorme eredità. Ci mancherà, ma grazie al suo lavoro e al suo enorme contributo nel whipmaking, l'interesse per le fruste e per l'intreccio del cuoio sono tornati. David Morgan continua a vivere nelle migliaia di fruste sparse in tutto il mondo, gelosamente custodite dai rispettivi proprietari. Continua a vivere nei suoi intrecci, nei suoi libri e ovviamente nel suo più grande testimonial, l'archeologo più famoso al mondo, il professor Jones. Se per molti Indiana Jones è l'archeologo con cappello e frusta, per noi whipmaker e per tutti gli entusiast appassionati al mondo delle fruste, Indiana Jones è l'archeologo con cappello e la David Morgan numero 455. Molti hanno provato, molti continuano a provarci, ma nessuno mai potrà eguagliarlo. Un ottimo artista sarà in grado di riprodurre e replicare un'opera d'arte o addirittura farla meglio, ma resterà sempre un ottimo replicatore, ma mai il creatore. Nelle sue linee essenziali, un'estetica semplice ed accattivante, con proporzioni armoniche e la giusta scelta dell'accoppiamento dei pattern di intreccio alberga la magia di questa frusta. David Morgan non ha semplicemente dato vita ad un magnifico modello di frusta, ha reinventato la frusta stessa, creando un'icona, un mito, sinonimo dello stesso personaggio di Indiana Jones. L'associazione di questa frusta con questi eccezionali film ha portato ad una rinascita dell'interesse verso la costruzione e l'uso delle fruste, in film, spettacoli teatrali, collezionismo e sport. Oggi ci sono un gran numero di fan di Indiana Jones, molti di questi si dilettano schioccando queste bellissime fruste. Come molti sanno, ho sempre amato le fruste, potendole ammirare prima dell'avvento di internet solo attraverso film, fotografie o al circo. A quei tempi Indiana Jones con i suoi primi piani sulle fruste rappresentava per me una sorta di compendio sulla frusta. Con l'avvento di internet ricordo ancora che la prima parola digitata sul motore di ricerca Alta Vista fu whip. Non dimenticherò mai quel preciso istante. Bene, quelle 4 lettere si rivelarono come una password segreta che mi aprì le porte del paradiso. Dopo qualche secondo di bombardamento visivo di 1000 parole restituite dal risultato della ricerca e apparentemente sconnesse tra loro come hide, tongue, heavy, cut, bolster, overlay, strands, leather, whip, braid, kangaroo, 2 nomi saltarono improvvisamente ai miei occhi: Indiana Jones e David Morgan. Questo fu il mio primo contatto con lui. Probabilmente è solo una coincidenza, ma nella mia vita il nome Davide e frusta sono sempre stati legati tra di loro e testimoni di momenti fondamentali nella mia futura vita da whipmaker. Davide fu il nome di un mio amico che mi mostrò per la prima volta una frusta ungherese intrecciata in pelle, comprata come souvenir. Davide fu il nome di un altro mio amico che successivamente mi portò dagli USA la prima bullwhip. David Morgan fu il nome che decretò il mio inizio in questa avventura intrapresa più di 20 anni fa. Purtroppo non ho mai avuto l'onore e il privilegio di conoscerlo personalmente, ma ho intrattenuto diverse comunicazioni con lui via mail, sottoponendogli 1000 domande sulle fruste ed ovviamente sul suo capolavoro, la Rider Whip. Egli mi ha molto aiutato, consigliandomi su cosa fare e cosa non fare. È stato sempre gentile, disponibile, generoso e paziente, e anche critico, come un maestro deve essere.
Questo era David W. Morgan, nel cui nome completo profeticamente campeggiava la lettera W, W come William, ma soprattutto W come Whip, il signore delle fruste. David Morgan è nato il 21 maggio 1925 a Vancouver, in Canada. Metallurgista di formazione e imprenditore per natura, nel 1962 fondò, insieme alla moglie Dorothy, l'Austral Enterprises, che continua ancora oggi a Bethel con il nome di David Morgan LLC. Un ingegnere con una vocazione e un profondo interesse per l'artigianato, David Morgan è sempre stato alla ricerca di risposte su qualsiasi numero di argomenti legati all'artigianato, non solo della pelle, come la produzione di ardesia nel Galles, l'intaglio in avorio e giada, la tessitura di cesti e la fabbricazione di cappelli, solo per citarne alcuni. Ma man mano che l'attività cresceva anche il suo interesse per l'intreccio e la lavorazione del cuoio. David Morgan divenne fortemente interessato al mondo delle fruste e alla loro preparazione, a seguito di un viaggio in Australia nei primi anni 60. Così, durante gli anni 60, in visita in Australia, ebbe modo di conoscere ed imparare da alcuni dei migliori costruttori di fruste australiani, quali Bart Hill, Tom Hill e W. Milovic. Imparò da essi l'arte della realizzazione delle fruste e dell'intreccio della pelle. In aggiunta a tutte le informazioni riguardanti la costruzione delle fruste, egli apprese la loro storia e i relativi usi. Conoscenze che David ha condiviso attraverso i suoi 4 libri: Whips and Whip Making, prima e seconda edizione, Braiding Fine Leather e infine Whips of the West. Già all'inizio degli anni 70 l'attività commerciale si era allargata, fino a includere forniture di articoli intrecciati in cuoio di canguro, fabbricati nel laboratorio di David Morgan. Nel 1973, a seguito dell'embarco sulle pelli di canguro, David Morgan decise di continuare la fornitura ed il commercio di fruste ed altri articoli intrecciati fabbricandoli in pelle di vitello, nota come Keep Leather. Così David Morgan ricorda: "Mi occupavo di fruste da qualche tempo, sapevo come dovrebbe essere una buona frusta e sapevo che avrei potuto farcela." David Morgan iniziò a fabbricare le sue fruste in pelle di vitello, fornendole ad artisti circensi, allevatori di bestiame e ad appassionati di frusta innamorati delle storie del selvaggio West. Così David Morgan sviluppò e diede vita ad un modello di frusta che da lì a poco sarebbe divenuta una delle icone pop più note al mondo. Morgan produsse una frusta nello stile americano, dal manico corto, mantenendo la tipica costruzione australiana con l'intreccio interno, plated belly, ma raddoppiandone quest'ultima a 2 strati interni, creando così il mitico modello 450. Una volta revocato l'embargo sui prodotti di canguro nel 1981, Morgan passò alla fabbricazione dello stesso modello di frusta intrecciandolo in pelle di canguro, in quanto nettamente migliore e più resistente del vitello. La serie 450 si rivelò popolare tra stuntman ed artisti vari. Nei successivi anni la reputazione delle fruste di Morgan cresceva, raggiungendo anche personaggi legati al mondo del cinema, come il coordinatore stuntman Glenn Randall Jr. Glenn Randall mise la bullwhip di Morgan nelle mani di Harrison Ford, istruendo quest'ultimo all'utilizzo della frusta per un film d'avventura dove avrebbe interpretato l'archeologo Indiana Jones. Il film d'azione si sarebbe chiamato I Predatori dell'Arca Perduta. Il film fece letteralmente il botto. I Predatori dell'Arca Perduta incassò oltre 384 milioni di dollari in tutto il mondo, dopo la sua uscita nel 1981. La frusta di David Morgan e l'impiego della stessa apparvero in maniera massiccia in tutta la trilogia di Indiana Jones, e pur non avendo alcun contatto diretto con il cast o la troupe, la sua reputazione all'interno della comunità delle fruste divenne leggendaria. David Morgan ha stabilito un nuovo standard di eccellenza nel whipmaking. Le sue fruste sono diventate un punto di riferimento cui tutti i whipmaker tentano di raggiungere. Popolarità anche confermata da riconoscimenti come quello del Wild West Arts Club per il suo lavoro nel preservare e promuovere l'arte del whipmaking e whipcracking e per la sua innovazione e creatività. Apparizioni televisive come quella su History Channel nel programma Extreme Marksman, in un segmento dedicato a David Morgan e alla sua produzione di fruste. I film di Indiana Jones hanno sortito l'effetto catalizzatore nel rivitalizzare l'interesse per le fruste, e la sua ammiraglia, il modello numero 455, lunga 10 piedi, è diventata un'icona inscindibile e al tempo stesso sinonimo del personaggio di Indiana Jones. La David Morgan Bullwhip numero 455, principalmente usata da Indiana Jones, facente parte della serie 450, presenta un corpo intrecciato in 12 strisce di cuoio di canguro lungo 3 metri, con una lunghezza complessiva di circa 4 metri. Nel corso degli anni, fan, performer, collezionisti di fruste provenienti da diverse parti degli Stati Uniti si sono recati da David Morgan per imparare l'arte della realizzazione della frusta e replicare il mitico modello 455, o per il semplice piacere di vedere il maestro all'opera. David Morgan ha progettato e realizzato a mano più di
30 bullwhip utilizzate nella trilogia di Indiana Jones. Per Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, in aggiunta ad altri due grandi whipmaker, l'americano Joe Strain e l'australiano Terry Giaca, Morgan ha fornito ai cineasti 8 fruste, che vanno da 8 a 10 piedi di lunghezza, due delle quali nelle rispettive lunghezze di 360 cm e 480 cm. Queste fruste furono intrecciate su un lungo cavo di nylon e utilizzate per le famose scene in cui il nostro archeologo usa la sua fidafrusta come una liana per spostarsi da un posto ad un altro. La popolarità di Indiana Jones e della sua fidata frusta non mostrano segni di declino, esposte come memorabilia ai musei del cinema di tutto il mondo e vendute all'asta raggiungendo prezzi davvero esorbitanti. Alcune delle bullwhip usate da Indiana Jones sono state battute all'asta per circa $70.000, oltre 78 volte il suo valore originale. Nel corso degli anni le linee delle bullwhip prodotte da David Morgan hanno subito alcune piccole variazioni. Tali modifiche, concentrate nell'area del manico, sono legate ad un miglioramento della meccanica e della dinamica della frusta. I suoi clienti spesso lo chiamavano ponendogli sempre lo stesso quesito e la conseguente stessa richiesta, alla ricerca della replica perfetta della frusta usata da Indiana Jones. Purtroppo, per fortuna, è impossibile risolvere positivamente questa domanda, poiché stiamo parlando di manufatti e non esiste una frusta singola. Indiana Jones ha usato nei 4 film molti tipi di fruste, diverse tra loro per lunghezza, colore, anni di produzione e per l'effetto che i registi volevano ottenere. Il figlio Will, Megan Baldwin e il nipote di David Morgan, Alex Urgeri, producono ancora queste fruste, secondo le specifiche e i parametri di qualità lasciati da David Morgan. Se la saga di Indiana Jones e le sue oltre 40 fruste realizzate rappresentano la fortuna e gloria di David Morgan, non vanno dimenticate 2 ulteriori produzioni cinematografiche. La maschera di Zorro, interpretata da Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, e Batman il ritorno, da Michelle Pfeiffer nel ruolo di Catwoman. Tali produzioni cinematografiche identificarono ufficialmente David Morgan quale il whipmaker delle star di Hollywood. Per la maschera di Zorro furono realizzate 12 bullwhip della serie 450. La stessa serie impiegata per Indiana Jones, ma questa volta intrecciata in pelle di canguro nera con lunghezze differenti, da 240 cm a 480 cm. Alcune fruste furono appositamente intrecciate su di un lungo cavo di acciaio, utilizzate per le scene in cui Zorro oscillava da un posto all'altro. Meow. Per il film Batman il ritorno furono impiegate 2 bullwhip della serie 451C e 453C, lunghe rispettivamente 180 cm e 240 cm, nel colore naturale e tinte in nero della produzione. Il modello 453 da 8 piedi fu quello maggiormente utilizzato per molti stunts. Malgrado le sue partecipazioni in importanti produzioni cinematografiche, David Morgan non fu mai un grande patito di cinema. Così il figlio Will racconta un simpatico e divertente aneddoto. Essendo stati fornitori di fruste per il film Batman il ritorno, ricordo di una conversazione telefonica avvenuta tra papà e Michelle Pfeiffer. Quest'ultima prendeva lezioni sull'utilizzo della frusta dal trainer Anthony DeLoggins e chiamò papà per alcune delucidazioni. Alla fine della telefonata papà disse: "Chi di voi conosce una certa signora che si chiama Michelle Pfeiffer?" Meow. È indubbio l'imponente contributo di David Morgan nel rilancio della cultura della frusta, grazie anche alla loro presenza nel grande schermo. Specialmente in quest'ultimo decennio si assiste ad un forte interesse verso questa forma d'arte, grazie anche all'utilizzo del web e dei social media, dove migliaia di appassionati condividono questo interesse. David Morgan era una persona molto altruista e disponibile, ma non sempre seguiva i suoi stessi consigli. Così ricorda suo figlio Will: "Il tempo è denaro", diceva, dandoci istruzioni su come intrecciare in modo efficiente. Quel consiglio è caduto a margine molte volte quando aiutava i clienti o quando rispondeva al telefono. Non importava se il cliente non acquistasse nulla o molto, David era disposto a parlare discutendo a fondo dei prodotti venduti. Era generoso, dedicava volentieri il suo tempo con i clienti interessati all'intreccio di una frusta e alle sue fruste, mostrando loro come schioccarla nel nostro negozio, a volte con stupore di altri clienti, o portandoli stessi davanti al gancio del whipmaker per una lezione. Negli ultimi anni della sua vita, David Morgan è stato sfidato prima dall'Alzheimer e successivamente da un ictus. Lo ricorda così Megan Baldwin. Oggi David Morgan non è più il principale artigiano della sua azienda, ma quando lo vedi davanti al chiodo del whipmaker la sua destrezza smentisce gli 82 anni. La frusta sembra così facile da realizzare quando è nelle sue mani, ma all'inizio intrecciare una frusta è come intrecciare gli spaghetti con 10 pollici.
David è sempre stato molto modesto riguardo al suo contributo alla cultura pop, forse in parte perché non così interessato a questo, ma penso che sia più icona di quanto non sappia. Forse è stata solo fortuna o tempismo, ma ha contribuito a creare questa icona culturale. Attraverso determinazione e duro lavoro, David Morgan ha recuperato abbastanza forza dopo il suo ictus, ma ha consegnato la maggior parte delle incombenze al figlio Will, il nipote Alex Urgeri e Megan Baldwin, contribuendo comunque alla gestione dell'attività di famiglia fino all'ultima settimana della sua vita. David Morgan, mancato 5 anni fa, l'8 luglio 2015, è stato un uomo dai molti talenti e dalle mille vite. Marito, padre, mentore, collega, imprenditore, insegnante amico e ovviamente whipmaker. È stato sempre apprezzato da tutti, un uomo gentile, disponibile, socievole, generoso, un eccellente creativo artigiano. Ci mancherà, ma grazie al suo lavoro, la sua enorme influenza e contributo nel whipmaking, l'interesse per le fruste e l'intreccio del cuoio sono tornati. David Morgan ha lasciato un'enorme eredità, ma continua a vivere nelle migliaia di fruste realizzate e sparse in tutto il mondo, gelosamente custodite dai rispettivi proprietari. Continua a vivere nei suoi intrecci, nei suoi libri e ovviamente nel suo più grande testimonial, l'archeologo più famoso al mondo, il professor Jones.